Nelle puntate precedenti. How it is to have 4 moms. So I didn't know that it was strange. I thought that was normal. You did not choose the man that you married. He was on the top 10 wanted FBI list. And while the husband watched, would basically rape the wife. Crazy. No le temo a nada. I fear nothing. Cosa vuol dire vivere dentro una setta segreta lontani dal mondo civilizzato? Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a esplorare il mondo dell'FLDS, un gruppo di mormoni fondamentalisti che nasce nel XX secolo e che si ritrova vittima di un profeta pericoloso, finito poi agli arresti con l'accusa di aggressione sessuale su minori, matrimoni forzati e fuga dalla giustizia. You're being held as a fugitive, and there are 2 fugitive holds for you, one from Utah, one from Arizona. Il suo nome è Warren Jeffs e anche oggi, dopo tutto quello che è successo, non tutti sono d'accordo con la sua incarcerazione. Everything he's been accused of isn't true. It is not true. Rimane il fatto che dal suo arresto non c'è più un fronte comune, ognuno sta iniziando a fare un po' di testa propria. So there's even people inside the FLDS that are spreading lies about what's actually supposed to be. Anche se chi ha una certa età è rimasto ancorato alla dottrina originale, perché fino a quando Jeffs comandava, appunto, non era permesso sbirciare ciò che il mondo vero aveva da offrire. The books that we read were like church books, so we couldn't read most of the books that people read out here in the real world. Tutto questo per colpa di un unico uomo, di cui in questa puntata scopriremo ogni segreto. Warren Jeffs himself had how many? 78 wives? E se vi state giustamente chiedendo come mai le persone non scappavano da una setta dalle regole così stringenti, il motivo è molto semplice. They also don't know how to make a bank account, they don't know how to get a job, they don't know how to even book a hotel. E pensate che, nonostante questo, c'è chi ha reagito a tal punto da riuscire a far cambiare tutto. So you were like the start of his end? Yeah. Oggi vi racconteremo tutti i lati nascosti dell'FLDS, una setta che nessuno prima di me ha visto così da vicino. Questa era la stanza di una delle persone più ricercate del mondo. Noi siamo dentro. Ci eravamo lasciati dopo aver parlato inaspettatamente con una donna della setta. Do you still follow the FLDS and Warren Jeffs and that? Yes, I do. Una donna che continua a credere alle regole originali dell'FLDS, ma che abbiamo incontrato con la figlia diseredata dal suo stesso clan. Un avvicinamento che era impensabile prima dell'arresto di Warren. She's my daughter, but she has chosen to live our religion, but I still love her. Ora gli obiettivi sono 3. Parlare con altre persone della setta, per capire se siamo stati fortunati o possiamo trovare altre informazioni inedite. Andare a visitare l'ex abitazione dello stesso Warren e conoscere i suoi nuovi abitanti. E infine andare ad esplorare quella che è sempre stata la chiesa principale del gruppo, che ora non sappiamo né di chi sia e né che funzione abbia. E proprio adesso Andiamo alla chiesa. La cosiddetta meeting house è un concetto presente in molte tradizioni religiose, non solo nell'FLDS. Si tratta di un edificio usato per funzioni religiose, incontri comunitari e altre attività legate alla vita del culto. Praticamente, appunto, una sorta di chiesa. Da quello che Sam ci ha raccontato, era un luogo centrale per i membri della comunità, dove si tenevano riunioni religiose, cerimonie, sermoni e decisioni importanti sotto la guida del profeta. dove venivano imposti insegnamenti religiosi che giustificavano le loro pratiche, come il matrimonio poligamo e la lealtà assoluta al profeta. This is the meeting house for the FLDS. Oggi questa struttura non è più la sede centrale del gruppo e quindi che cos'è? I've never been in this building Never since. since. So I was probably 16 or 17. I guess we'll see what happens. Hello? Oh, there's somebody here. How are you? I hear a lot of rumors about this building being repurposed as a community center. Yeah. This is UEP property? Yeah. It used to be owned by the FLDS Church. Da quello che ci hanno detto, questa meeting house sta infatti diventando un centro comunitario ribattezzato Legacy Community Center. Questa operazione fa parte di una serie di acquisti effettuati dal governo per appropriarsi della maggioranza dei beni di Warren Jeffs. Era veramente gigantesca. They used to talk from there? Yes, so that's up there was a choir
there, and then the pulpit was where people would talk, yes. So the people will stay here. Yes, all down here is where the chairs were set up. Good to see you, man. Bye bye. Gigantesco. I've come here before and they wouldn't even let us go in. So you got more than anyone else. In every situation. In every situation, yeah. Nel frattempo cerco di capire meglio come Sam si sia vissuto tutta questa storia. You feel that you had some trauma? Of course, there were moments that I look back now after living in the outside and realize that there was definitely a lot of manipulation. I was always afraid because we were taught that if we weren't perfect or weren't doing and following all the rules of the church, then we would be wicked and God would destroy us. Posso solo immaginare quali cicatrici possa causare vivere in una condizione del genere, in cui all'apparenza sei circondato da fratelli, sorelle e molteplici genitori, ma in realtà nel grande quadro del mondo sei completamente solo e isolato dalla società. Even to this day there are things that will trigger and I will be afraid of something for no reason because of my past. Sam in ogni caso sembra più o meno riuscire a convivere con queste ferite, mentre altre persone se la vivono decisamente peggio. The brainwashing was so bad. I was in the UO, which is a branch inside the FLDS, and that was more for like the people that were more apt and more able to go to heaven. Sotto la guida di Warren Jeffs, tuttavia, lo United Order si è trasformato in un sistema altamente gerarchico e selettivo. Dunque, solo i membri che venivano considerati spiritualmente puri e degni potevano far parte di questa setta nella setta. Not everybody was able to be a part of that. You had to be a really good person, you had to be chosen by the prophet. E questo creava una divisione tra chi era parte dell'ordine e chi non lo era, con i membri dell'ordine che ricevevano risorse migliori come terre e case, aumentando il controllo della leadership sulla vita quotidiana dei membri. I membri che non riuscivano a conformarsi agli standard religiosi o che erano sospettati di mancare di fede venivano invece espulsi dall'ordine e ciò comportava la perdita delle loro proprietà e delle loro risorse. Large families being taken apart like children's toys. Torniamo al ragazzo di prima. You were close to Warren Jeffs? He married two of my aunts on my dad's side of the family, but I don't claim him as my uncle. Quindi immagino che tra lui e l'FLDS non sia finita proprio benissimo. Can I ask you like the craziest thing that happened to you while inside FLDS? When I went to a meeting for the UO members, and they told us in the meeting that our parents weren't our parents. That really struck home to me. Sento che c'è del dolore profondo nelle parole del ragazzo, ma sono fiero di lui e sono sinceramente contento che sempre più persone, soprattutto dall'arresto di Jeffs, si stiano facendo avanti. A lot of weird going on right now. There's a lot of people who say that they are doing this because they were told to, which I know personally were not told to. Non è che da quando Jeffs non è più in giro, anche i membri interni alla setta stanno iniziando a fare i furbetti, facendosi qualche domanda e aprendosi al mondo civilizzato? Anche perché a me, molte di loro sembrano sinceramente contente. What's the best thing about being FLDS and what's the worst thing? I don't have a worst. One of the best is you're never alone. D'altronde, anche chi è uscito dalla setta ci dirà che I was happy while I was inside. Wow. I loved having lots of people around. a tal punto da risultare quasi inquietanti. You seem to be very happy. Ma ovviamente, è quasi inutile ribadirlo, fa tutto parte di un lavaggio del cervello lungo e costante che ti fa credere di essere più speciale degli altri, più consapevole, più ricco. One of the Jeffs had a private jet? Yes, that was Warren Jeffs' father, Rulon Jeffs. So there were a lot of money in the community. Oh yeah. The church. There's like an estimate? But it was millions. Assurdo. E pensate che è riuscito a diventare milionario semplicemente imponendo a migliaia di persone regole completamente inventate. Prima di andare avanti, facciamo quindi un punto. Warren Jeffs, subentrato a suo padre nel 2002 come capo dell'FLDS, aveva deciso che la sua comunità doveva necessariamente vivere sotto le seguenti regole. Obbedienza assoluta al profeta, che richiedeva una sottomissione totale da parte dei membri. Poligamia e matrimoni combinati, decisi ovviamente da Warren e che spesso combinavano uomini molto vecchi a ragazze molto giovani e addirittura minorenni. You know, a lady down the street is alleging that Mr. Jessup has a 16-year-old girl living here and is going to make her his wife. It's not true. Espulsione e riassegnazione delle famiglie qualora a Jeffs non andasse a genio uno specifico uomo della comunità. Separazione tra i sessi, perché le relazioni tra uomini e donne dovevano essere totalmente controllate e approvate dal profeta. Because we're taught to not go find our own companion. Pray to Heavenly Father and he would reveal to the prophet who
we should marry. Controllo dell'istruzione, isolamento dal resto del mondo e infine un codice di abbigliamento molto specifico. Collars up here, cover down to the wrist. All the way down to their all the way down to the ankle length. Their hair will have a poof in it. And then a braid. And they have to have their hair in a braid that's required. Tutte cose senza senso che venivano sintetizzate da un motto: pray and obey, l'unico modo corretto di vivere per i membri del culto. Comunque la mattinata è stata impegnativa e quindi Pausa pranzos. Tra l'altro siamo in questo centro commerciale decisamente gigantesco e una cassiera lì ha i capelli tipici delle persone all'interno della FLDS. E allora iniziamo con la nostra nuova indagine. Excuse me, do you mind if I ask you a question? Yeah. I'm Italian. I've heard about the FLDS because I'm trying to understand more. Can I ask you how old are you? I am 24. I'm 25, so we're the same age. Are you married? You wanna get married or? Not very bad. Non volevo fare il provolone, era solo per fare un po' di amicizia. I have 4 sisters that are married, and they seem very happy. I like their husbands; they're all nice. But my mother was married like 5 times. I have watched her marriages, and I don't like the idea. La ragazza sembra quindi aver osservato entrambe le situazioni e ha concluso che quella vita non fa per lei, riconoscendo la brutalità e le conseguenze devastanti del sistema imposto dal profeta. La parte interessante però è che lo dice apertamente, pur essendo ancora parte della setta, dove di solito la lealtà e il silenzio sono imposti. D'altronde, nonostante l'arresto di Jeffs, molte delle regole fondamentali dell'FLDS non sembrano essere cambiate poi molto, come ci ha confermato un'altra donna vittima di quel sistema. Why you left? Because my kid's dad got a revelation I didn't deserve to be mom to my kids. When I thought they were going to disappear and never see them again, I decided that I could give up my salvation for my kids' safety. Are they still in the FLDS? Yeah, they're lost somewhere in the FLDS. They won't let me talk to them or even tell me where they are. Ho troppo che mi gira per la testa, devo prendermi una pausa. Do you mind if we eat and then we talk a little bit? E per rifocilarmi a dovere, bisogna puntare sul cibo dei campioni. Poi ne ho comprati 4 e me ne hanno messi 5. È il mio giorno fortunato. Facciamo un attimo il punto. È incredibile come tutte inizino dicendoti che nessuno le costringe a fare niente, che significa che palesemente non è così. Anche perché, non so se vi ricordate, I am 34 years old and I actually got married when I was 14 and it was my own choice. comunque sta ragazza qui mi sembra abbia le idee molto chiare e credo possa mostrarci un lato della setta che ancora non abbiamo visto. Non deve scapparci. In questo momento la ragazza se ne sta andando, ma ora stia solo mollando i suoi amici e poi torna a parlare qua. Ecco. Torniamo a proporle 2 chiacchiere. Are you still a part of the FLDS? I left way back in 2008, so things were very different back in those days. A lot of weird going on right now. There's a lot of people who say that they are doing this because they were told to, which I know personally were not told to. Ok, Katie ci conferma ciò che avevamo tutti sospettato. L'FLDS senza Warren è in crisi. Do you think that's just someone trying to control their family the way they want Yes, to? so many people. I have witnessed that in so many families actually. So there's even people inside the FLDS Oh, yeah. that are spreading lies about what's actually supposed to be Oh, yeah. going on. Wow. Questo è mega interessante. Se le cose iniziano a sfaldarsi, creando dei microgruppi che pensano con la propria testa, potremmo essere tra gli ultimi testimoni di questa incredibile setta. What do you think about the fact that Warren Jeffs is in prison? I don't want to think anything until I can ask him in person. Because I met him once when I was really, really little. Ma perché non crede che abbia fatto ciò per cui è finito in galera? My father is a very bad person. He actually raped some of my older siblings that weren't his biological children. And this is all the stuff Uncle Warren was accused of. Non mi aspettavo assolutamente che qualcuno della setta avrebbe condiviso questo con me. But when I was younger and I met Uncle Warren, I didn't feel the same way about my dad. Because when I met him, he felt like a good person. E comunque è affascinante che queste persone siano convinte che ci sia una congiura per incastrare questa persona e non che questa persona sia effettivamente un criminale. We know those aren't true. They are the ones who started those rumors just to try to get his bad name out there or whatever. Everything he's been accused of isn't true? No, it is not true. Convinti loro. Mentre per quanto riguarda l'educazione, qual è la loro opinione? Me personally, I haven't done very much schooling at all. Uncle Warren's very big on school though. He tells everybody to get an education. How can you get an education if you're not able to go? Homeschooled for 2nd and 3rd grade. I was homeschooled. Anche questo è un argomento interessante. Dovendo necessariamente plagiare le loro menti, i capi dell'FLDS hanno sempre imposto un'educazione studiata a tavolino dalla comunità, in casa, e tralasciando ovviamente alcuni elementi fondanti di una cultura generale necessaria per vivere in un mondo civilizzato. The people that were teaching me didn't have a degree of any kind. E tra l'altro, raggiunta una certa età, la scuola addirittura non viene ritenuta più necessaria. Meglio andare
a zappare. Working was as a priority. I started going to full-time job sites and things around the age of 13, 14 years old. Va bene, direi che di argomenti ne abbiamo sviscerati un bel po'. Thank you so much. Wish you best of luck in everything. Yep, you guys have a great Thank day. you. See ya. Proseguiamo. Un'altra tappa che non vi ho citato in apertura è appunto la casa dove Sam è cresciuto, che ormai è disabitata e che, soprattutto, lui non visita da un decennio. What are you thinking right now? The amount of memories, it's crazy. It's been maybe 16 years now since I lived here. Ricordiamo che Sam è scappato dall'FLDS all'età di 18 anni, lasciando indietro molto più di quello che un ragazzo di quell'età generalmente si lascia alle spalle. In my home there were 4 moms. One dad, 4 moms. And 33 siblings. I have 33 siblings. Ma Sam non li ha proprio mai più rivisti? I haven't seen my mother in at least 15 years now. Very rare occasions I've received a handwritten letter from her and all she does is just begs me to come back. So it's heartbreaking for me, but if the only way that I can have a relationship with her is to leave my wife and kids and go live in the FLDS church, no thank you. Mi sembra giusto. My childhood home is right here. Wow, that's big. It's big, it's abandoned, nobody lives there now, but we can pull over on the side of the road here and take a look. Finalmente arriviamo nella vecchia casa di Sam. Ma perché è disabitata? That the government came in and seized all the properties because true. nobody in the church was allowed to own their own property. It was all owned by the church, and Warren Jeffs wouldn't pay taxes on the property. So the government came in and took all the homes back away from the people, and like the people were living in tents for a long time, like women and children living in tents. But now the community is starting to come back alive. Yeah. La botta di ricordi a Sam arriva proprio in questo momento. So crazy. Vi faccio dire tutto quello che può raccontarmi sia sulla sua vecchia casa che sul lifestyle della sua adolescenza. So this window, it was into my room. This is where I lived, right in here. You see that it has a little bit of leftover paint on this window. Yeah. Me and a couple of my brothers, we painted the outside of our window so that people that we wanted to come see us or wave at us would know which was our room. My bed was just right up against the wall right there. The boys and the girls slept apart, and then the little babies slept in the room with the mothers. E per quanto riguarda le regole della casa? We were not allowed to talk loudly or laugh loudly. We couldn't run in the house. If we ran in the house or something like that, we would be sat in a corner, and that was our punishment. Non voglio insistere con le domande e lo lascio sfogare dando un occhio qua e là. Ma guarda tu questo. Godo che sia solo. Madonna, mi ha fatto cagare addosso. Ok, è arrivato il momento di andare. Ma io ho ancora qualche curiosità e quindi devo trovare altri membri della setta con cui parlare. Right up this road is the park, so we'll just go really quick and check out that park. Potrebbe essere il posto giusto. Ci siamo fermati in questo parco. Là ci sono delle persone della FLDS. Sarebbe curioso andare a parlarci. Ma purtroppo ecco arrivare il primo muro. Hello. How are you? D'altronde ce l'avevano detto. A lot of people from here are extremely stuck up and they won't talk to anyone. Ma forse, insistendo un po'... Excuse me, can we ask you a couple questions? I love it. Perfetto, agganciato. Are you from here? Do you live here? Yeah, we're FLDSs. Can I ask you how many other wives your husbands have? It's kind of a personal question, okay. but I can tell you. I mean, everybody's different. And can I ask you how many children? Well, I only have 2, but my other sisters is what we call them. They have 10. Questa cosa ce l'eravamo persa. Le mogli tra di loro si chiamano sorelle. Strano che non ci sia del risentimento tra di loro per come siamo abituati a vedere la coppia nella nostra società. Is he one of yours? He's not one of mine. He's our neighbors. We're just tending. You need friends when you have 33 people. We had neighbors that sometimes we would play with, but we weren't supposed to have any friends. We were only supposed to stick with our family. Ecco, appunto. And thank you for sharing your story. Have a great day. Thank you. Bye bye. Comunque, sta cosa che la gente si ferma e parla con me stupisce anche Sam, che da decenni che prova a fermarli per interagirci. See, everyone wants to speak with me. It's something about your Italian blood. People love you, man. Vabbè, anche questa volta riteniamoci fortunati e ci muoviamo quindi verso quella che sarebbe dovuta diventare la nuova abitazione di Warren Jeffs. So this is the home that was supposed to be built for Warren Jeffs. He was put in prison before it was finished, and it is now
now called the Most Wanted Hotel, and it got the name Most Wanted from the fact that Warren Jeffs was on the FBI's Most Wanted list. Look at these walls. Look how thick they are. E il come era stata costruita, questa sorta di fortezza, è davvero clamoroso. Guardate. The plan was that he was going to pull in here, and then that gate closes, and then this gate opens, and then he drives through this gate, and then this gate closes behind him, and that was so that nobody could follow him or come into his place. Ma prima di questa fortezza, dove abitava? This was Warren Jeffs' home, and now is the Dream Center. Finalmente arriviamo in quella che per decenni è stata la dimora della famiglia Jeffs. A tal proposito, nel caso in cui non lo sapeste, su Netflix esiste una serie che parla proprio di questa storia. Cavolo, magari però siete in un paese in cui Keep Sweet, proprio il nome di questa serie, non è disponibile, ma fermi lì che ho la soluzione perfetta per voi. Con NordVPN puoi superare ogni blocco geografico e accedere ai tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi. Grazie ai suoi server ultra veloci distribuiti in 111 paesi, lo streaming diventa non solo sicuro, ma anche immediato e senza interruzioni. L'offerta Black Friday di NordVPN è qui e non puoi lasciartela scappare. Clicca subito sul link in descrizione per ottenere non solo uno sconto esclusivo, ma anche 4 mesi extra sui piani biennali. E durante questo periodo in cui le truffe online stanno aumentando, con Threat Protection Pro di NordVPN hai una barriera solidissima contro malware e siti non sicuri. Non aspettare, questo è il momento migliore per premere il link in descrizione, prendere NordVPN e navigare in tutta sicurezza. Comunque, ci troviamo di fronte alla vera casa di Warren Jeffs. And that chimney right there, you see the different colors in the middle? That's where it used to say Pray and Obey. Oh! So they took that off. Andiamo ad esplorarla più da vicino. Anche se vi assicuro che metto la tensione veramente palpabile, perché qui sono successe tante di quelle cose assurde, malate e illegali che l'aura della casa credo rimarrà per sempre quella. Ma adesso chi ci abita? Hey! Surprise! How are you? Sorry to disbarge. Yeah. Good to see I'm with some friends from Italy. E chi è lei? This is Gladys. She's a dear friend of ours. Comunque, facciamoci raccontare la sua storia più il classico house tour. I was the second of 4 wives. Okay. And I was married to Warren's brother, and we had 30 family members, 25 children. Ed ecco forse quello che sarà l'house tour più inaspettato di sempre. The first time I came and visited here, before he was a prophet, this was the main kitchen to the house. And that was the dining room. He was sitting in there in the dining room waiting for his wife's here to prepare his meal. Mi chiedo quindi come facessero ad organizzarsi. We had a dinner time, and everybody has to be there or you don't get any food. And we just had a big long table that we all sat at, and if you wanted something down on the other end, you just have to say, please pass the butter, and then sit there and wait for 5 minutes for the butter to be passed down to you or something. Passiamo alla prossima stanza. This is now the sensory room. What it was used for is while mothers were in here preparing the meal, you can have your children in a safe place to play. Bizzarra anche questa, ma è rimasto tutto come era ai tempi o è stata fatta qualche modifica? Wow. So this was the dining room. Movie theaters like this were not allowed in the FLDS. Ma anche perché, come dicevamo, non era permesso a nessuno di sbirciare nel mondo esterno. So when I left the FLDS, it was very hard to know a lot of just the social cues. And then sometimes people would make a reference to like a movie or to a book or something, and I just wouldn't understand what they were talking about because we weren't allowed to watch movies or TV. E, come se non bastasse, c'è un altro colpo di scena. This is where they had all their food storage and everything. Oh, so this was the food storage. Sentite Sam cosa dice. Are there any secret compartments in here? Not in this one. There is What's some. this? I don't know. So there is a secret compartment. Cioè così, di colpo, Sam scopre uno stanzino segreto di cui nessuno si era mai accorto. Cosa nasconderà? It's a secret. Hello. It's deep? It's like underneath the house. Pazzesco. Questa era la stanza dove tenevano tutto il cibo. E qui abbiamo appena accidentalmente scoperto questo tunnel infinito. Ah, è una stanza enorme e si scende là. Questa cosa qua va sotto la casa, perché noi adesso siamo al piano -1. Potrebbe portare alla casa che era la casa del padre di Warren. Ok, questa prima o poi andrà approfondita. Proseguiamo. So this is the men's floor. Wow. The women's floor is bigger than the men's Yeah, floor. this is small compared. Pazzesco che comunque ci sia questa cosa qua in una casa. Ma la stanza segreta di cui parlava, dov'è? Oh. So this is just an ordinary storage room, nothing to see here. See, I would not have passed the test.
How did you discover it? A lot of documents and records of the church were hidden back here. And then when they came in, there was new concrete poured right there. So we wonder if there was a tunnel down. Letteralmente una casa piena di misteri. Questo è il piano dove vivevano tutti i ragazzi. So a lot of the rooms are like this. But they were like this when Warren Jeffs lived No, here? they were all bunk beds when he was here because there were so many kids. Bunk beds so stacked up. Non riesco neanche ad immaginarmi come poteva essere vivere qui dentro. Cioè, è assurdo. Ho veramente la sensazione che ci siano talmente tante cose che più andiamo avanti, più si potrebbe scavare per scoprirne di nuove. Proseguiamo per i corridoi che portano a tutte le stanze da letto che sembrano infiniti. Mamma mia, ma è enorme. E arriviamo alla seconda cucina della casa. This is the kitchen. Wow. It's just a normal sized kitchen, right? How many wives at one time cooking in here, do you think? I've seen up to 8. And how many people do you think they were cooking for? Over 100. Wow. Vabbè, niente di più di una classica cena dalla nonna la domenica. But there's also like a backyard. Yes. The basketball court was Yeah, basketball court. It actually was originally a basketball volleyball court, and then when Warren changed it to be like a parking place or whatever, when he got more strict. And that house across there was his brother's house. And maybe the tunnel that we saw was like a way to connect the houses. Questo sarebbe molto interessante. Comunque, scambio due chiacchiere con un ragazzo che si è rifugiato lì dopo aver abbandonato la chiesa e la situazione mi sembra davvero pesante. And what do you think about the old FLDS? I kind of wish it would just disappear and go away permanently. Ma lui perché se n'è andato? Well, it wasn't really my decision. It was more my mom's. Quindi ha portato via i figli con sé. When my mom left, I thought I was going to go to hell because she took me away from the UO and the FLDS. What did you do? I pretty much told her the worst things that a son can tell a parent. Spero che questo ragazzo sappia che non è colpa sua e che il lavaggio del cervello che gli è stato imposto fin dalla nascita l'ha sostanzialmente costretto a farlo andare addirittura contro la sua stessa madre biologica. Thank you so much. Yeah. Saliamo di un piano. Questo era il salotto e qua le stanze delle ragazze e delle mamme. A cui anche adesso non è possibile accedere perché le regole sono rimaste le stesse. Gli uomini stanno nella zona per gli uomini e le donne nella zona per le donne. Immagino che il motivo sia quello di mettere più a proprio agio chi viene a rifugiarsi qui. E ora la stanza più importante di tutti. Questa qua è la camera di Warren Jeffs. Ho i brividi. So he says he was humble because he took a small room. But this room is completely soundproof, so that when they can do the recordings and stuff, then they don't hear the sound from the rest of the house. Close the door. You're not hearing anything from the rest of the house. Wow, è vero. Un silenzio assordante, anche perché posso solo immaginare a cosa servisse questa privacy. This is the original carpet on the floor. Oh, so he walked here. Yes. Lui e tutte le sue decine e decine di mogli. Ma c'è una moglie che più di altre si è opposta alle posizioni di Warren nel trattare le sue donne come un mero oggetto di procreazione. He told me that you were one of his. Yeah, I was the 65th wife, yeah. Voglio sapere tutto, anche perché Sam mi aveva detto poco prima che Had a lot of bad things happen to her. It was actually because of her that this is the Dream Center now. se è tutto merito suo, devo conoscerla a fondo. Lei è Brielle Decker, un'altra delle donne costrette a sposare Jeffs quando aveva appena 18 anni. Dopo aver sopportato anni di abusi, è riuscita a scappare dall'FLDS scalando una finestra e fuggendo a piedi nudi. La sua storia è diventata una testimonianza potente contro Warren Jeffs e le pratiche abusive della setta. Non a caso, come anticipava, ha trasformato lei stessa questa casa in un centro di recupero per le vittime di culti. I was like being one of his wives. For me, it was really bad. I wasn't very optimistic about like abuse at all. I was married at 18, so when he would tell me things, I would just immediately internalize it and kind of take offense to it instead of like think optimistic about it. I'm like, there's no way unless you're like the prophet, you should be better than this. So I didn't like him very good. I fought him from pretty much from day one. E chissà cosa avrà passato per essersi ribellata fin da quando era giovanissimo. You didn't really want to marry him. Right. And he sensed that, and then Yeah. that caused this conflict. But he didn't let you just leave. He Right. still wanted you to be a part of the family, but you were always
on the outs. Would that be the Yeah, right way I to was say like it? always in survival mode, like using me as an example of what not to be. I consider myself probably the most hated wife. E la curiosità qui è troppa. Can I ask you something that it Yeah. did to you? Well, the trauma was really intense, psychologically mostly. He did target my health with cult doctors, had me on drugs. E pensate che per molte di queste cose non è stato nemmeno citato in tribunale, altrimenti avrebbe centinaia di ergastoli. The men that were put in charge of me after he went to prison, because I wasn't out, I was trapped in there. So the men Which were put way in you a were higher trapped? position. I was trapped in like the elite group. They have like other compounds that are like a guard tower, they have a gate around them. It's not like you can run away very easy. Meno male che alla fine le cose sono andate per il verso giusto. So you were like the start of his end? Yeah. Well, he knew I knew too much about him for one thing, and he knew I would be willing to talk about it. So he just didn't want me to survive. And he couldn't find somebody who would like actually hurt me, because like the other, like in the Mormon doctrine, if you kill somebody for a just reason, then you can still go to heaven. But like if you kill somebody and it wasn't just, then you would never make it to heaven. So he was trying to find somebody in the group that was loyal enough to pull that off. But the problem was is that everybody he asked would research my past. They go through my whole past and they couldn't find like big crimes, you know, like the church required to be just for that kind of an offense. E su questa cosa, devo dire, veramente pesante, la salutiamo. Thank you so much again and good luck for everything. Yeah. E torniamo alla macchina con la testa strapiena di informazioni, una più assurda dell'altra. Wow. Si torna a casa. Mentre rientriamo penso a tutto quello che ho visto e scoperto durante questo paio di giorni a Short Creek, un luogo apparentemente allegro e soleggiato, ma che in realtà nasconde una delle sette che hanno causato più dolore in tutti gli Stati Uniti. Fortunatamente sento anche che le cose stanno cambiando, che la gente, anche i fedelissimi dell'FLDS, senza il fiato sul collo del profeta, stanno iniziando a porsi delle domande e, forse, a darsi anche delle risposte. Thank you so much. E adesso si parte per una nuova avventura, forse la più pericolosa di sempre. Nel prossimo episodio. Lui mi dice che se ne va se gli prendo degli appartamenti che lui riempie di zolle. Questo è il posto dove sono io. Questi sono pazzi. Bisogna far venire la NATO. Perché fino adesso ho preso mazzate io. E adesso te la racconto io quello che è venuto fuori.